Buongiorno amici del canale, oggi una sfida, una delle tante. Questo piccolo tavolino stava per essere buttato, era in una soffitta e come capita spesso quando si svuotano le case, perché purtroppo vengono comunque vendute, i vecchi mobili vanno portati in discarica. Questa è una delle cose che odio di più, tremendamente, cerco sempre di salvarli, cerco di andare dai proprietari di casa, di sensibilizzarli e di recuperarli tutti in blocco. Non è molto felice mio marito perché ci troviamo ad avere magari 50-60 mobili che arrivano tutti d'un colpo, ma tanto noi con i nostri tutorial li finiamo in fretta. Qua vi invito a guardare dentro per farvi capire l'epoca. Guardate qua, questo cassetto è perfettamente dritto, bello. Guardate l'innesto laterale, si vede che c'è legno grezzo, si vede che è vecchio. E qua c'è una pubblicità di Via Nizza 149, Piazza Solferino, della Stampa, di che anno? Dopo guarderò meglio, del 94. Quindi l'ultima volta che questo tavolino è stato usato e coccolato è stato nel 94. Qua c'è anche una bella cimice che fa il suo giro. Capite bene che il restyling che ho di fronte deve essere contemporaneizzato. Cosa vuol dire? Che prendere questo mobile, lavarlo bene, carteggiarlo tutto, farlo bianco laccato non servirebbe a nulla, non andremmo a valorizzare l'epoca, la storia di questo mobile. Quindi oggi cercherò di fare un restyling che faccia risaltare le sue curve un po' usurate, che porti fuori la sua età, però con freschezza, pulizia e un tocco contemporaneo. Partiamo. Partiamo togliendo le magagne. Avevano il vizio di mettere le puntine per fermare i giornali ed è un bellissimo vizio perché io non mi trovo a dover eliminare colla o altro. Quindi con un levachiodi vado semplicemente a togliere via le vecchie puntine, non mi faccio neanche male alle mani e via, levo tutto. Ovviamente, come potete notare, guardate qua, la situazione è abbastanza vecchia. Togliamo tutto, buttiamo via e come potete notare sotto è ancora più vecchio. Guardate, ci sono ancora articoli più vecchi di quello del 94. È un'altra cimice, è un'altra cimice. Ora è fondamentale purificare la superficie, quindi prendo un secchio, acqua calda, bicarbonato, ammoniaca e si fa aba, si aspira, si toglie la polvere, si disinfetta la superficie e ci si prepara per il restyling. Io aspiro un po'. Siccome all'interno di questo cassetto ha un po' di muffettina secca, qualche giornale, è messo parecchio male, prima di partire con il restyling vado a carteggiare un po', così purifico la superficie. Dopodiché farò anche aba, sistemerò il tutto, però è importante l'interno, soprattutto dei mobili e dei cassetti, purificarli al massimo. Perché? Perché a volte ci mettiamo anche la bancheria intima, ci sono cose molto personali e non si possono andare a riporre semplicemente dopo una lavata grossolana. Quindi ho messo sotto la mia levigatrice una carta 80 e ora carteggio per togliere via il più grosso, le impurità grossolane. Qua sopra poi farò aba e colorerò, quindi non importa che sia carteggiato, ma visto che ce l'ho in mano una levigatrice lo passo velocemente per togliere via alcuni pezzi di legno che vengono in superficie, alcune scaglie. È sempre meglio prevenire.
di partire a colorare si fa sempre ABA, però bisogna approcciarsi anche al restyling in modo differente in base al mobile che abbiamo davanti. Un mobile lucido che non assorbirà acqua, non assorbirà ABA, può anche essere, diciamo, lavato con più enfasi e metterci un po' più di acqua. Un mobile che è praticamente legno grezzo non va lavato con troppa acqua perché altrimenti andrà a assorbirlo, ci metteremo troppo tempo poi a partire con il restyling, a partire con il colore e soprattutto il legno tenderà a rovinarsi e gonfiarsi. Quindi è importante ricordarsi sempre che se c'è un legno grezzo, ABA va fatto meno, non 50 volte, una volta, fatto bene e con la spugna strizzatissima. Ma che cos'è ABA? È un acronimo: acqua calda, che ho già dentro questo secchio, bicarbonato e ammoniaca. Spesso mi chiedete le dosi. Chiaro che ci sono delle dosi come per tutto. Io vi posso dire 1 litro di acqua calda, un bicchiere di ammoniaca e 4-5 cucchiai di bicarbonato, ma se ne mettete un po' di più non succede mica nulla. Qua io adesso ho più di 1 litro, ne metterò più o meno 2 bicchieri. Chiudo subito per bene, ammoniaca profumata, ammoniaca come volete voi. L'importante è utilizzare una spugna per lavare i piatti, classica, questa è un po' più grossa di quelle classiche, ma e strizzarla bene se si ha legno grezzo. La si può strizzare un po' di meno se si ha legno lucido, come vi dicevo poco fa. Ora, importante ricordarsi che la superficie deve proprio essere sgrassata, purificata e senza nessun tipo di problematica. Se voi vedete qua, potete notare che è un po' biancastro, è bianco perché negli anni ha preso umidità, è venuta la muffettina e ovviamente adesso è qui. Guardate con la spugna pulita. Quelli che dicono ma i mobili non si possono purificare solo con un po' di alcol, ecco, voi spiegatemi come con l'alcol pensate di eliminare la barriera grassa, la barriera di sporco per poi togliere via i batteri che ci stanno sotto per avere una superficie purificata. L'alcol non è un tensiattivo, l'alcol non fa questo, l'alcol disinfetta e basta, ma se tu non elimini la patina di grasso che c'è sopra, il tensiattivo serve a questo. Se tu non elimini questa barriera non andrai mai a sgrassare veramente bene le superfici, a detergere, a togliere via i batteri, ok? Con ABA facciamo tutto questo, quindi l'ammoniaca è sia un purificante, quindi purifica, pulisce, sgrassa e aiuta grazie al bicarbonato a abradere la superficie, quindi sarà più grezza, meno lucida, più diciamo perfetta per far aggrappare Magic Paint. Quindi avete avuto la prova del 9, si lavano bene i mobili ma con una spugna strizzatissima. Alcuni di voi a volte fanno i simpatici e dicono ah, questa c'ha il legno grezzo, lava con la spugna con l'acqua, ma non lo sa che il legno gonfia? Ma certo che lo sa, ma tu ce le metteresti le tue mutande qua dentro? Io no. Quindi prima si purificano le superfici, poi si fa restyling, una cosa per volta. Importante, e vi vedo perché so che è una cosa non fate mai, ABA si fa anche dentro e sotto, quindi mobile, gambe all'aria e si lava anche sotto. Quando vi capita che i cassetti siano aperti, rovinati o con le guide, come in questo caso, così non si va a fare direttamente restyling, bisogna avere anche giudizio e capire che vanno messi a posto. Io uso la Univil, che è una colla vinilica per legno ottima per questi utilizzi, ok? La faccio andare bene dentro la fessura, tolgo l'eccesso in questo modo, così la crepa sarà ben riempita e poi do un punto con la mia sparachiodi. Se non ce l'avete usate dei chiodini senza testa molto fini, molto piccoli, ok? Questa sparachiodi è pazzesca perché non si vede assolutamente il buco d'entrata e quindi sono sicura che non darà nessun problema al legno in futuro, anche perché il chiodo è talmente piccolo che non andrà a deturpare il legno, non andrà ad aprire dei solchi, ok? Ora lo rimetto dentro, tanto avrà tempo di asciugare perché starà fermo grazie ai chiodi e continuo. Su questa struttura del legno creo una patina di base materica. E come si fa? Si prende un colore, lo si mette in un contenitore tipo questo, una vecchia vaschetta. Io ho già girato il colore abbastanza, ricordate di contare almeno fino a 2 minuti e girare bene il colore. Ne metto un po', non esagero, al massimo rifaccio la mia mistura una seconda volta. Aggiungo della polvere materica, Magic Star, ne metto 2 cucchiai, poi giro. In questo passaggio è sempre meglio non mettere acqua,
perché altrimenti poi verrebbe assorbita dal legno e noi non lo vogliamo. Non vogliamo che il legno gonfi. Come vedete io giro col pennello perché le setole vanno a grattare bene bene il fondo del barattolo e in questo modo non spreco nulla e si amalgama alla perfezione. Ci siamo quasi, questa è la mistura alla fine, perfetta, la densità è giusta, deve essere così, quasi la base di un pan di spagna. Scarico bene il pennello, tolgo eventuali rimasugli di polvere non omogenizzata bene, tutto bello pulito e parto, ma mentre stendo la mia mistura, che cosa faccio? Utilizzo prima di tutto un pennello un po' grezzo e questo si chiama Tutti mi vogliono e utilizzo una spugna a bassa porosità Molly, è una spugna che sembra quelle marine perché è fatta in fabbrica e non andiamo a strappare spugne nei mari, ma ci aiuterà ad avere una superficie ancora più materica, più grezza. Partiamo. Ne spalmo un po' abbondante. E poi vado subito con la spugna a picchiettare leggermente perché io in questo caso non voglio avere la liscezza e la pennellata. Ovvio che qua è meglio andare a stendere 2 mani di colore, quindi quando la prima sarà bella asciutta andrò poi a stenderne un'altra. Ovvio che questo passaggio è molto semplice da fare, però non vi fate trarre in inganno, è meglio andarci piano, andare a picchiettare bene. Solo con questo metodo riusciamo a creare una bella patina basica, materica. La struttura deve essere proprio rustica e rude. Mi raccomando, è importante che quando si passa la spugna la vernice inizia a tirare, perché non deve essere troppo liquida e non deve poi dopo livellarsi, anzi deve rimanere proprio grezza e ruvida. La superficie materica è proprio la nostra base principale, quindi se non è grezza e ruvida non abbiamo poi la base per i prossimi effetti decorativi. Quindi mi raccomando, e se vedete che è un po' troppo asciutta perché nel frattempo si è seccata, mettetene ancora un po'. Create più base, più matericità, più ruvidezza e andate poi a spostare e a rifinire con la spugna. È molto importante che venga fuori questo. Sentite il rumore. Deve proprio essere ruvido, ruvido, ruvido. Solo in questo modo poi la finitura sarà perfetta. Non vado troppo in profondità, quando ci sono queste grosse ammaccature, grossi segni, io li lascio così, quindi questa crepa non la riempio, picchietto solo, inizio a prepararmi la superficie con la mia spugna, ma non vado lì dentro, mi piace lasciare questo spiraglio di legno grezzo che esce fuori, bellissimo, quindi anche qua rendo la superficie bella bella materica. Su tutta la superficie andiamo a stendere un velo di craquelé. Ovviamente il nostro mobile è bello bello asciutto ed è importantissimo. Mi è bastata una sola mano di rocher materico perché la seconda secondo me non servirà. Ovvio che adesso bisogna fare una stesura totale su tutto il mobile perché il craquelé qui deve essere una cosa delicata, una crepettina un po' isolata, non a macchia su tutto, però deve essere molto molto riservata come crepettina su patina. Quindi vado comunque a stendere in modo, diciamo, abbastanza omogeneo ovunque, perché ovviamente il tempo antichizza tutto allo stesso modo, non va a anticare solamente un punto piuttosto che un altro. Però il trucco per far sì che si riesca a avere una crepettina molto molto carina e non troppo grezza è comunque andare poi ad alleggerire leggermente il craquelé
con una spugna, la stessa che abbiamo prima usato per stendere il colore materico. Ecco qua. Faccio questo passaggio su tutta la superficie e cerco di fare un lavoro bello, omogeneo, leggero e delicato. Usate la pennellata incrociata in questo modo, prima in orizzontale e poi in verticale, così non farete assolutamente fatica nella stesura del craquelé. Prima che asciughi, picchietto un po'. E ora il passaggio che facciamo dopo aver steso ovunque il craquelé è lasciar seccare bene in profondità. Se il craquelé secca bene, poi non si sposta e quindi la patina viene meglio. Il mio tavolino ha fatto asciugare benissimo il craquelé e ora, come vedete, lo sto toccando. Quindi non pensate che se il craquelé asciuga bene in profondità poi non funzioni, tutt'altro. Per funzionare bene ha bisogno di seccare bene. Così almeno non mi stendete il colore sopra, che poi sfregando lo mischiate tutto perché è ancora umido e poi non mi viene fuori il craquelé. Il craquelé effettua un meccanismo meccanico, vuol dire che se noi mettiamo sotto questo, automaticamente quando tu metti sopra la vernice, la passi e te ne vai, troverà una base, diciamo, che si scioglie, che crepa, che si sposta, che fa zolla e creperà. Ovvio che se voi questa base di craquelé andate a reinumidirmela perché stendete avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, il craquelé poi non vi viene perché si va a miscelare tutto. Quindi lo strato del craquelé e lo strato del colore diventano una cosa unica. Quindi, se volete far sì che il craquelé venga bene, dovete colorare e andare via. Non essere poco precisi, ma non essere troppo pignoli. Io colorerò tutto col mio Nuit Parisienne perché è la base perfetta per la tecnica che devo ancora farvi. Pennella a punta perché vado meglio nelle insenature. Carico per bene, l'ho già girato molto bene, e inizio a colorare. Ricordate che non potete andare avanti troppe volte a dipingere sullo stesso punto. Dovete dipingere e andare via. Se vi viene voglia di ritornarci sopra, non lo fate. Carico il pennello molto bene, molto di più, e via, passo. Stendo il colore. Faccio le mie fette, sposto l'eccesso e basta. Qui non ci torno più perché altrimenti rischio poi di sciogliere il craquelé che c'è sotto e portarmelo in giro. Anche qua, coloro, dipingo, basta, non ripasso più, me ne vado via e continuo. Fin quando non mi verrà fuori il mio bel craquelé. Quanto tempo ci vuole più o meno per farlo venire fuori? Dipende moltissimo dalla secchezza dell'aria, da quanto è spesso il craquelé, da quanto è spesso il colore, però non ci vuole mica tanto, qualche minuto. Continuo, faccio questa fetta, facendo molta attenzione sempre a non spostare troppo il colore da una parte all'altra. E voilà. Più secca bene, più fa un bel craquelé, più si è sicuri e tranquilli di non trascinarlo da una parte all'altra del mobile. E voilà. Adesso ve lo faccio vedere velocizzato nell'asciugatura utilizzando il phon veloce, il phon termico, così potete vedere subito quanto poco tempo ci mette il craquelé a fare effetto. Avete visto come io sono stata leggera e veloce nella stesura? Non ho calcato. Non sono andata avanti e indietro, non ho usato il pennello come sempre, quindi dal laghiere schiacciando. E guardate qui, guardate cosa sta succedendo già, guardate le crepettine quanto sono belle. Già le vedete perché vengono fuori tutte queste crepettine dalla base bianca. Perché la base bianca materica, matericizzata anche dalla polvere, ha fatto un craquelé pazzesco, bellissimo. Chiaro che più passano i minuti, più lui si asciuga, più vengono fuori bene queste crepe. Saranno ancora più evidenti. Se in alcuni punti la crepa è più forte, perché in quel punto sotto c'era più liquido gel per craquelé. Se in alcuni punti ce n'è meno, è un pochettino più piccolina la crepettina, è perché qua c'era meno gel. Ora coloro tutto il piano e poi andiamo avanti al prossimo passaggio. Guardate che crepettina spettacolare c'è su questo mobile. Adesso un passaggio che non faccio praticamente mai. Polvere materica per andare a creare una situazione vedo non vedo come patina. Quindi cosa faccio? Carico il mio spruzzino.
stendo pochissima acqua spruzzandola sul piano, così, proprio poca. Vedete, è una pioggerellina. Prendo la polvere Magic Star, la stessa che abbiamo già usato prima per creare la base materica, ne metto un pochino qua in questo colino, il classico che si usa per fare la spolverata di zucchero a velo, e spolverate la polvere Magic Star su tutta la superficie, così. Cercate di essere abbastanza omogenei, se poi non lo siete, pace, non importa. Non esagerate, perché non ne serve troppa, ma rimarrete stupiti dall'effetto che ne verrà fuori. Ovviamente aspettiamo che l'acqua che abbiamo messo sotto intrappoli un po' di polvere. Rispruzzo un po' di acqua. E ora prendo la spugna Molly, la stessa di prima, e picchietto la mia polvere. Tra poco rispruzzerò ancora un po' d'acqua e ripicchietto la mia spugna. In questo modo verrà fuori ancora più matericità, però più delicata, dove si intravede anche il craquelin. Ho aiutato l'asciugatura con il mio phon normale e phon termico. E ora vi avvicinate per vedere cosa succede quando andrò a carteggiare delicatamente con una spugna liscia superfici. Guardate qua. Preparo la base, che sarà questa, al prossimo step. Guardate come la polvere è entrata dentro agli anfratti del craquelin e come lo ha reso ancora più materico. Guardate qua. Guardate. Guardate com'è delicato anche qua la screpolatura, guardate com'è bella, perché ovviamente viene fatta delicatamente a mano e la polvere Magic Star va a aiutare questo processo. Guardate qui. Guardate come diventa bella, autentica. Guardate. Guardate, in questo punto si toglie l'eccesso e spolverando per togliere il più grosso, guardate cosa viene fuori poi, delicati. Guardate nelle crepettine come si va a creare una patina ancora differente che rimarrà poi lì ovviamente. Pattern cerchi e rombi, un bellissimo stencil Magic Paint molto rigido e che assolutamente non si rovina facilmente. Ora vado al lato, lo posiziono già, ovviamente faccio attenzione perché non posso bloccarlo con lo scotch, il nastro carta, e quindi devo tenerlo fermo con la mano. Lo posiziono e faccio questo bellissimo stencil con vin brûlé e bacio di rosa. 2 tamponcini e partiamo. Bacio di rosa, tamponcino, scarico moltissimo. Parto e o tampono oppure struscio, ma mi raccomando, ricordatevi che strusciando lasciate gli segni, quindi è sempre meglio rifinire così. Io farò un cerchio bacio di rosa e un cerchio vin brûlé e alla fine poi saranno ancora usurati. Io per far prima lo picchietto e lo massaggio insieme per rifinire così. Carico, un po' picchietto, un po' massaggio e avanti. E continuo. Faccio un cerchio bacio di rosa perché voglio mettere in evidenza i cerchi e poi un altro tamponcino vin brûlé. Occhio che non tutti i colori hanno la stessa densità, quindi alcuni possono colare sotto. Quindi mi raccomando, attenzione, testatelo sempre. Anche qua, quando capisco che non sbrodolo sotto, posso trascinare e picchiettare. Proseguo così su tutto il tavolino. Un po' di vin brûlé, un po' di voce rosa. Ovviamente mi alterno anche intorno. Se qui faccio bacio di rosa
i vin brûlé, qua farò bacio di rosa, ma vado anche a squintare, quindi qui farò vin brûlé e qui farò bacio di rosa. In questo modo non si vanno mai a toccare i due colori uguali, ma avranno sempre delle X. Vediamo come è venuto il primo stencil. E voilà! Ora continuo con i miei cerchi e ovviamente poi andiamo ad usurare tutta la superficie perché mica possiamo lasciarlo così nuovo. Continuo. Lo stencil è asciutto, tutti i vari strati di patina sul mio tavolino anche, ed è arrivato il momento più divertente, per me almeno. Se non mi piace questo rumore mi spiace, ma va fatto, perché andremo ad usurare il mobile con il mio attrezzino del piacere, che è uno scalpello particolare che grazie all'affilato della lama, che è molto ben fatta perché qua è a punta, qua è tonda, qua è più piccola, riesce ad andare proprio negli anfratti del tavolo ed usurare dove io voglio. Vicino però mi tengo anche una spugna abrasiva, questa è abbastanza abrasiva, una grana 80, e un pannettino in microfibra umido. Come potete vedere qua io ho già usurato, mentre qua no. Guardate però che spettacolo che è questo craquelé. Una crepettina piccola, delicata, realistica, assolutamente non sembra fatta per finta, sembrano proprio strati di una patina che si è creata nel tempo. Ora, questo attrezzino lo andrò a utilizzare sia sul piano superiore che sul resto della superficie. È chiaro che in alcuni punti più lisci mi servirà anche una spugna abrasiva. Io lavoro così. Voglio ovviamente usurare tutte le patine di colore. I bordi, i lati, gli anfratti, i punti in cui appunto il mobile è stato usurato dal tempo. Lo posso fare sia con la parte liscia, così, qua, aumento, che in altri punti, così, andando anche liscia. Occhio a non farlo troppo perché in questo punto, per esempio, sotto c'è un bellissimo craquelé. Guardate. La cosa bella sarà questa, ovvero vedere il craquelé scrostato che viene fuori in mezzo all'usura, così. Vado nella parte frontale. Tolgo la polvere per capire com'è sotto e voilà. Chiaro che in alcuni punti vorrei usurare anche di più. Se lo voglio fare leggero, delicato con la spugna abrasiva. Ovviamente la polvere materica che abbiamo messo alla fine c'è, rimane, e quindi in alcuni punti sarà più evidente, in altri meno. Quindi mi raccomando, quando carteggiate, occhio, perché carteggiando la togliete molto di più. Guardate ora qua dove tutto il craquelé è stato praticamente perso, tra poco come tornerà fuori bello materico e vivo. Ancora un'usuratina qua. Vabbè, Magic Pen non la scrossi con nulla, quindi non provate a fare questa cosa con altre vernici e godetevi questo spettacolo pazzesco. Guardate che craquelé bellissimo, naturale, che è venuto fuori. Anche qua. Continuo nella parte superiore.
devo ovviamente usurare anche tutto lo stencil. E guardate cosa ottengo in certi punti quando il craquelé si stacca da sotto. Questo è il motivo per cui si usa questo attrezzino del piacere, per avere questa scrostatura che, guardate, è autentica. Con la spugna abrasiva questo non lo otteniamo. È ora di colorare l'interno, perché comunque è bruttino, io non so cosa ci verrà messo qua dentro, quindi devo andare alla garanzia di pulizia finale. La wall è idrorepellente, profumata e quindi 2 piccioni con una fava. Ma prima dovete venire qua a vedere quanto è bella questa patina. Guardate qua. Guardate queste crepettine delicate del craquelé, quanto sono belle e originali. Guardate qua. Quando si screpola e si scrosta. Vedete? Guardate qui quanto è originale e naturale questo craquelé. Diciamo che è un craquelé che all'epoca si sarebbe potuto costruire solo con pigmenti o altri tipi di tecnica, invece qua facilmente si può realizzare, quindi mi raccomando, provate. Vin brûlé wall. Se dovete farlo dentro alcuni cassetti, non state a comprare il barattolo più grande, ma noi vendiamo anche il barattolo da 125 ml, che basta sicuramente per un cassetto come questi e anche di più. E voilà, una mano sola, coprenza totale. Per i più pignoli sì, si possono dare 2 mani, però prima fate asciugare bene bene, perché nel momento in cui è asciutto copre ancora meglio. Quindi passo una bella mano dappertutto, vedo se è il caso di passare qualche ritocchino da qualche parte e poi proteggiamo il nostro restyling. Uso su questo tavolino come protezione il mio nuovo amore, il protettivo opaco. Perché? Perché non la cera? Prima di tutto potrei usare anche la cera, ma siccome non so dove andrà questo tavolino, perché lo metterò in vendita nel mio negozio, preferisco proteggerlo con protettivo opaco. Secondo, opaco perché non voglio che si veda la protezione. Quindi, ovviamente, il protettivo lucido lascerebbe una patina lucida, il protettivo satinato lascerebbe una patina satinata, l'opaco non lo vedete. Consiglio a tutte le persone che si mettono a dipingere oggi di prediligere il protettivo opaco, perché non fa vedere i difetti nella stesura del colore, perché il protettivo mette sempre in risalto la stesura del colore. Inoltre uso il protettivo e non la cera perché in molti punti la patina è venuta talmente bene e ho scrostato talmente bene che le zollettine si sono staccate proprio a opera d'arte, sembra veramente scrostato dal tempo. E io non voglio che per caso negli anni, magari sbattendoci sopra qualcuno, continui a scrostare. Il protettivo serve per bloccare, come se mettessimo un vetro su questo mobile e lo proteggessimo per sempre. Quindi quando volete dare una protezione, diciamo, e bloccare, fatelo con il protettivo. Non è sempre per l'alta usura o l'alto lavaggio. Questo non è un tavolino che probabilmente verrà lavato tutti i giorni come magari l'antina della cappa della cucina, ok? O il piano del tavolo su cui mangiamo tutti i giorni a cena. Questo è un tavolo, diciamo, di abbellimento, oppure un piccolo tavolino come piccola scrivania nel soggiorno, appoggio, ingresso, uno svuotatasche, però lo proteggo col protettivo opaco perché in questo modo non ho assolutamente nessun problema anche per il futuro. Carico bene il pennello Elizabeth, che è un pennello molto molto morbido e abbraccia alla perfezione il protettivo, lo stendo in modo uniforme dappertutto. Ricordate che se volete essere veramente uniformi dovete fare la pennellata incrociata, quindi come vedete prima orizzontale, poi verticale e lisciare verso la lunghezza del mobile. Continuo anche di qua. Questo è un metodo per stendere sia il colore che il protettivo che vi dà delle bellissime garanzie nel tempo. Inoltre, come ultima spolverata, noi avevamo dato, se ricordate, la polvere Magic Star. Ecco, la polvere
ovviamente resta come una patina polverosa e ovviamente va a renderci il restyling molto più romantico e ovattato. Il colore che voi vedete adesso, che è bagnato, ovviamente è lucido perché è bagnato, ma quando si asciuga non vedrete più niente. Quindi mi raccomando, il colore, ricordate sempre che nel momento in cui andate a passare la protezione diventa più vivo. Se voi adesso guardate vicino, vedrete che le crepettine del craquelé saranno ancora più idratate. Guardate qua, per esempio, dove sto arrivando col pennello. Una volta che io passo il pennello, guardate come vengono messe in rilievo. È veramente uno spettacolo. E in questi punti dove c'è la polvere Magic Star che si è soffermata, crea una patina molto molto bella. Finisco di passare il protettivo e ve lo ambiento. Anche questo tutorial è finito. Ho appoggiato momentaneamente questo tavolino qua nel mio ufficio perché mi piacevano tantissimo questi toni in abbinamento. Sta bene il muro color Castellamonte, il pavimento neutro, è uno dei pavimenti diciamo più in voga in questo momento nelle case italiane e quindi non è difficile trovare in casa propria un punto in cui possa stare allo stesso modo. Ho fatto questi abbinamenti perché spesso si fa difficoltà a vedere certi pezzi nelle proprie case e invece qua sta il nostro lavoro, farvi conoscere delle nuove tecniche, dei nuovi abbinamenti e anche aiutarvi e medesimarvi in qualcuno che poi questo restyling deve crearlo per la propria casa. Mi raccomando, ricordate una cosa, i prodotti utilizzati non si trovano su Amazon ma solo sul sito elisirom.com, l'unico sito italiano che la rivende online, oppure dai rivenditori autorizzati che trovate sul sito magicpaint.it, suddivisi per regione. Un'altra cosa, se non vi piace l'abbinamento di colori, non vi arrabbiate, eh? A me piace così, voi fatelo come volete. Adesso vado nel negozio e vediamo quanti giorni starò lì. Ciao!